che sia per te o per persone a te vicino, poco cambia. Coltivare microgreens a casa può darti numerosi benefici. Quelli che coltivo oggi per me hanno un significato ancora più speciale, perché li coltivo per mia figlia di 8 mesi, che già da un paio di mesi ha cominciato a mangiare le verdure dell'orto e da poco ha cominciato anche a godersi questi concentrati di nutrimento. Ma cosa sono i microgreens? In poche parole, sono micro ortaggi raccolti giovanissimi, solitamente dopo la comparsa delle prime 2 foglioline, che si chiamano cotiledoni. Oggi per mia figlia ho scelto i broccoli perché mi interessava integrare nella sua dieta alcune vitamine e il ferro che sono presenti in questa varietà. Ovviamente, vista l'età, li cuoceremo, glieli facciamo mangiare crudi. Di solito Yui, mia moglie, glieli cuoce e li mescola insieme al riso, una specie di risotto per neonati, per bambini. 美味しい? Passiamo adesso alla coltivazione vera e propria. Qui sul canale ho già fatto altri video sui microgreens, in cui magari vado anche più sul tecnico rispetto a quello che farò oggi. Se non li hai ancora visti, vai a vedere, tanto li trovi qui sul canale, c'è anche una playlist. Però oggi introdurrò una nuova tecnica di cui non ho ancora parlato negli altri video, quindi se ti interessa, continua a guardare il video. Oggi non uso le teglie queste qui grandi che ho usato anche in altri video, uso questa qua giù piccolina perché me ne serve meno, comunque sono per la bimba, poi si mangiano anche noi, ma questa basta ed avanza. Mettiamo il terriccio. Abbiamo messo il terriccio dentro, lo andiamo un pochettino a pressare, come si fa praticamente sempre. E non te l'ho detto, ma come sempre sono 2 teglie, una con i buchi che è quella sopra e una senza buchi che è quella sotto. E come ti avevo già accennato anche in altri video, a me piace pre-bagnare il terriccio prima di spargerci i semi sopra. Basta una di queste pompette. Lo faccio perché poi mi torna meglio quando vado a seminare muovere i semi nel caso fossero troppo attaccati l'uno dall'altro. Con il terriccio bagnato riesco a sistemarli meglio. Ok, il terriccio è bagnato, adesso possiamo andare a seminare. Vedi, i semi dei broccoli sono molto piccolini. È importantissimo che li seminiamo correttamente, ovvero non troppo appiccicati l'uno dall'altro. Il broccolo, che fa parte della famiglia delle brassicacee, per quanto riguarda i microgreens è molto delicato sotto questo aspetto, quindi muffe e anche dare troppa acqua, che è collegato alle muffe ovviamente. Comunque l'importante è che quando li vai a seminare, e adesso ti faccio vedere, sono ben distanziati, diciamo, cioè fitta come semina, ma non appiccicati. Guarda, ho appena finito di seminare, non ho ancora bagnato dopo la semina. Comunque la situazione è questa per farti vedere la densità. Adesso bagniamo senza esagerare, quindi bagnato abbastanza per favorire la germinazione, ma stando attenti. Perché i broccoli sono molto delicati, se proprio devi dare un goccino di acqua in più, dalla ai bordi perché sono le parti che si asciugano di più, ma attenzione soprattutto al centro. Adesso mettiamo sopra al solito una teglia, un peso e ci vediamo fra qualche giorno, così ti dico anche quella tecnica che ti ho accennato prima. Allora, sono passati 4 giorni da quando ho messo il mattone qui sopra la teglia. Chiaramente nel frattempo questa teglia non è stata sotto la luce, era al buio insieme a tutte le altre teglie appena seminate. L'ho messa qui alla luce semplicemente per fartelo vedere meglio per il video. Quindi adesso, siccome vedo che ci siamo, leviamo il mattone e scopriamo cosa c'è sotto. Allora, ti faccio vedere meglio un pochino più da vicino, a parte qualche buchettino che non è germinato bene, più che altro negli angoli, ma è una cosa abbastanza normale. Ho una buona germinazione, come vedi ai lati ovviamente sono già un pochettino verdi perché hanno preso un po' di luce. Cosa fare adesso? Adesso entra in gioco quella, diciamo, tecnica di cui ti parlavo prima. Se con gli altri microgreens adesso daremmo acqua e metteremmo sotto la luce,
Siccome i broccoli, così come anche altri tipi di microgreens, pochi in realtà, tendono a rimanere abbastanza corti. Ora qui lo vedo che sembrano già abbastanza allungati, ma poi non crescerebbero così tanto. Ma siccome noi invece li vogliamo più lunghi possibili, tra virgolette, perché se rimangono piccolini comunque poi un po' che è difficile raccogliere e poi comunque la quantità raccolta è molto poca, quindi faremo questa cosa qua. Rimettiamo la teglia, ma invece che metterla così, la mettiamo al contrario. Così. Cosa fa questa cosa, questa tecnica di blackout? Praticamente i broccoli che sono già germogliati, hanno già cominciato a crescere, hanno bisogno della luce, cercano la luce e per cercare la luce si allungano verso l'alto, quindi si allungano per così, che è un po' il contrario di quello che vuoi invece quando fai il semenzaio per l'orto, non vuoi che si allunghino, non vuoi che filino, la parola è filare. Invece con questi qua, con i broccoli, ripeto, così come con altri tipi, siccome rimarrebbero troppo corti, teniamo circa un giorno, così poi tanto lo vedi quando la teglia praticamente sarà un po' alzata, ora tanto poi ti farò vedere anche quella fase lì, comunque adesso lo rimettiamo al buio così, in questa situazione qua, e li spingiamo ad allungarsi, li stiamo fregando in pratica. E niente, rimetto al buio e ci rivediamo credo fra un giorno, al massimo due. Dunque, sono passati altri 2 giorni circa e come puoi vedere i nostri broccoli stanno scalpitando per uscire dalla teglia. Si può vedere anche sugli altri lati, dove di più, dove di meno, e la teglia è leggermente rialzata. Una cosa che mi sono dimenticato di specificare è riguardo all'irrigazione. Io ho dato acqua soltanto il primo giorno quando abbiamo seminato, quindi acqua necessaria soltanto per la germinazione, e poi non ho più dato acqua, quindi siamo intorno credo ai 6 giorni. Ho dato acqua soltanto all'inizio. Anche quando ho fatto questo passaggio del girare la teglia non ho dato altra acqua, la daremo ora se serve, vediamo. Andiamo a scoprire, ti ricordo che questa teglia era al buio, nuovamente l'ho messa alla luce soltanto per il video. Scopriamo e questa è la situazione. Come vedi sono già molto allungati, cioè molto per i broccoli come ti ho già accennato non diventano lunghissimi, ma facendo questo passaggio riusciamo a guadagnare forse qualche centimetro. Quindi siamo pronti per far andare i nostri amici broccoli. Ok, proprio il tempismo perfetto, si era spento il timer delle luci. Stavo dicendo, siamo pronti per mettere i nostri broccoli, lasciare i nostri broccoli sotto alla luce e diamo anche un pochettino d'acqua. Ti ricordo non troppa per i broccoli o comunque le brassicacee, cercare di dare, ora questa è la prima annaffiatura, quindi un pochino ne diamo, ma cerca di dare un pochettino meno acqua se per esempio coltivi anche i ravanelli o il daikon, comunque molte altre varietà, con questi bisogna stare attenti perché troppa acqua non gli piace. Adesso possiamo lasciarli qui sotto la luce, è arrivato il suo momento finalmente e noi ci rivediamo fra 3-4 giorni circa quando saranno pronti per la raccolta. Eccoci qua, circa 5 giorni dopo l'ultimo video, siamo pronti a raccogliere, adesso ti faccio vedere un pochino più da vicino cosa è successo perché non sono perfetti come si può già vedere e ti spiego perché. Allora guarda, ai lati sono venuti perfetti, nel mezzo invece la situazione non è proprio perfetta, evidentemente c'è andata un pochino troppa acqua e magari la densità non era sufficiente, la densità di semina. Comunque va bene, non si può avere sempre risultati perfetti, te lo faccio vedere lo stesso perché voglio farti vedere che può succedere e comunque insomma è una buona teglia, no? Non è venuta malissimo, dai. Quindi adesso le andiamo a raccogliere e ne parliamo un pochino meglio. Se a fine video hai delle domande su questo in particolare, quindi sui broccoli o su altre varietà che ho già trattato sul canale o vorresti che trattassi, scrivimelo nei commenti e insomma ne parliamo. Allora, adesso li raccolgo con un coltellino. Non sono tra i più facili da raccogliere i broccoli perché non sono come altre varietà belli dritti, belli ravvicinati. Quindi cosa faccio solitamente? Cerco di prenderli così da sopra e tagliare così. Eccoli qua.
Allora, arrivati a questo punto direi che può bastare, ce ne sono ancora un pochettino, però non ne vale la pena a livello di tempo. Questo è il raccolto. Non male, non male. Allora adesso ne assaggio qualcuno, giusto per fare un controllo qualità. Mh. I broccoli non hanno un sapore molto forte come potrebbero avere per esempio i daikon, di cui tra l'altro ho fatto un video qui sul canale, ti invito ad andarlo a vedere. Ma questo è anche uno dei motivi per cui li ho scelti per darli a mia figlia, oltre al contenuto di vitamine e di ferro, molto elevato. Però ecco, a livello di sapore non ti aspettare un'esplosione. Sono buoni, buonissimi e tra l'altro sono anche molto belli da vedere, nel piatto e ripeto fanno molto bene. Quindi ricapitolando, questo è un microgreens che va benissimo sia per gli adulti e anche per i bambini, perché ha un sapore più delicato rispetto ad altri che potrebbero essere magari piccanti. Contenuti nutrizionali eccezionali, bellissimo nel piatto, buonissimo, quindi direi che è una scelta vincente un po' in tutti i casi. A livello di tecniche abbiamo visto anche il mettere la teglia rovesciata per farli allungare, che può essere applicata non solo ai broccoli, ma anche per esempio a vari tipi di cavolo. Comunque le brassicacee che hanno bisogno di un pochino di spinta. Ah, anche per esempio la rucola. Quindi fammi sapere se hai domande su questo o su altre varietà e grazie per aver visto il video fino alla fine. Ciao!